Ciao ragazzi, questo è il bracciale del tutorial di oggi, ma prima di parlarvi di questo bracciale vi devo dire una cosa importante. In questo momento che sto registrando questo video, il canale YouTube Black Squirrel è arrivato esattamente a questo numero di iscritti qui. Con molta probabilità, quando guarderete questo video, o comunque tra oggi e i prossimi 2 giorni, finalmente raggiungeremo i 2500 iscritti. E siccome ogni promessa è un debito, finalmente farò il tutorial del cinturino per orologio. Quindi ragazzi, se non sarà la settimana prossima, sarà da 2, ma ormai il tutorial del cinturino è cosa concreta, quindi ce l'abbiamo fatta finalmente. Detto questo, parliamo del bracciale di oggi. Questo intreccio nasce dalla richiesta di uno di voi Paracord Makers, anzi una di voi, nello specifico Martina, che con l'occasione saluto. In pratica mi ha chiesto per quale motivo non riusciva a realizzare un simple bicolor, e per bicolor intendeva il lato sinistro di un colore e il lato destro di un altro colore. Purtroppo, per quanto riguarda l'intreccio simple, questo tipo di realizzazione è tecnicamente impossibile da fare, ma il bracciale che andremo a realizzare oggi è la cosa che più si avvicina a quell'intreccio lì. L'unica differenza è che il simple è un bracciale piatto, mentre questo è leggermente più tondeggiante, mentre questo è a sezione rotonda, quindi un po' più tondeggiante. Fatta questa piccola delucidazione, iniziamo con il tutorial. Ecco tutto l'occorrente che ci vuole per la realizzazione di questo bracciale. Per quanto riguarda la tolleranza, è un bracciale che si fa di più 4 cm rispetto alla circonferenza del polso. Se è la prima volta che state vedendo uno dei miei video, vi consiglio di seguire il mio tutorial sulla tolleranza che trovate sia qui sopra che in descrizione. Se invece siete dei makers abituali, quindi che vedete i miei video da tempo, sapete benissimo di cosa sto parlando. Per quanto riguarda il paracord, io vi consiglio di utilizzare 2 colori perché questo è un modello di bracciale che è bello appunto perché si viene a creare questo effetto bicolor qui. Quindi sì, può essere fatto anche in un unico colore, ma sicuramente risulterà più bello da vedere se lo andate a fare di 2 colori. Per quanto riguarda il modo di unire i 2 colori di paracord, lo sapete benissimo, la tecnica è questa qui e come al solito vi lascio il link sia in descrizione che qui sopra sulla destra. Per quanto riguarda invece la lunghezza di paracord in base al polso, trovate come al solito la tabella misura in descrizione. Per quanto riguarda la fibbia useremo una fibbia piccola, quindi questa grande la possiamo togliere, la andiamo a mettere sul telaio, ci mettiamo comodi e iniziamo con l'intreccio. Dimenticavo di dirvi che per quanto riguarda la parte finale del bracciale sarà d'obbligo l'ago da paracord, ma questa volta quello più piccolino, quindi l'ago che trovate all'interno del nostro kit strumenti, ma quello più piccolino rispetto al classico ago da paracord che utilizziamo, che poi fondamentalmente è l'ago da paracord che si utilizza per unire 2 fili di paracord. Come avete potuto notare dalla tabella delle misure in descrizione, uno dei 2 colori sarà di 10 cm più lungo dell'altro e se siete ormai fruitori abituali di questo canale sapete benissimo che questo avviene, andiamo a metterlo sul telaio, dall'alto verso il basso, in questo modo, quindi dall'alto verso il basso. Quindi sapete che questo avviene per fare in modo che accada questa cosa qui e che quindi l'unione fra i 2 colori di paracord non vada a cadere all'interno della fibbia. Dopodiché le 2 estremità le portiamo verso l'alto e le facciamo entrare nella fibbia superiore dall'alto verso il basso. Ed eccoci qua come al solito pronti a realizzare il primo nodo. La particolarità di questo intreccio è che purtroppo, e dico purtroppo perché non è una cosa positiva, non viene realizzato tramite nodi e adesso capirete meglio che cosa intendo. Tiriamo per bene i 2 colori, blocchiamo come al solito con un dito dietro per evitare che questi possano scorrere e facciamo questo movimento qui. Il paracord di sinistra lo facciamo passare sopra e sotto e spingiamo verso l'alto, evitando di allentare la corda centrale, quindi sempre bloccando con le dita sulla fibbia. Dopodiché prendiamo la corda di sinistra e la facciamo passare qui sopra e sotto e portiamo in alto anche questa. Ok, come vedete non è un nodo, dobbiamo sempre tenerlo o se no si slegherà. A questo punto, sempre bloccando dietro, prendiamo la corda di sinistra e la facciamo passare di nuovo sopra e sotto. E tiriamo. Di nuovo sopra e sotto. Sopra
e sotto, sopra e sotto. Vi consiglio ogni 2-3 nodi, se nodi li possiamo definire, di spingere tutto verso l'alto per fare in modo che l'intreccio venga più compatto. E questo è quello che dobbiamo fare fino alla fine del bracciale. Il purtroppo con cui ho iniziato è dettato dal fatto che ovviamente, essendo un intreccio che non possiamo lasciare, perché sennò e si slega, non ci possiamo permettere di fare una pausa, non ci possiamo permettere di ricevere una telefonata, insomma, se lo iniziamo dobbiamo per forza finirlo. Ok, e questo è quello che andremo a fare fino alla fine del bracciale. Arrivati a questo punto dell'intreccio, non tiriamo assolutamente giù il bracciale dal telaio, prendiamo il nostro ago da paracord piccolo e dobbiamo in pratica inserire le 2 corde qui all'interno per chiudere il bracciale. Quindi iniziamo dal rosso, ragazzi con un dito blocchiamo dietro e con gli altri 2 avvitiamo l'ago da paracord, ci facciamo spazio in qualche modo. Adesso il rosso tiene il verde, quindi possiamo lasciarlo. Utilizziamo sempre l'ago da paracord per il secondo colore e lo facciamo passare dallo stesso buco. Anzi, adesso possiamo anche tirarlo giù dal telaio. A questo punto andiamo sul verde, avvitiamo l'ago da paracord e lo facciamo passare qui dentro. Se succede questo, niente paura, è stato un attimo un errore. Prendiamo il paracord rosso e lo facciamo passare, ecco così. Ok, stringiamo il verde, stringiamo il rosso, tagliamo, bruciamo e pigiamo con la paletta. Ed ecco qui il bracciale. Come vedete sicuramente è molto differente rispetto al simple, ma l'effetto dell'intreccio è molto simile. Che ne dite? Allora ragazzi, anche questo tutorial finisce qui, spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti o comunque basta anche un semplice like per avere la vostra approvazione. Detto questo ragazzi, ci vediamo la settimana prossima, spero vivamente di riuscire a completare il tutorial del cinturino, se così non fosse ragazzi, se non è la settimana prossima sarà al massimo fra 2. Detto questo vi saluto e ci vediamo la settimana prossima, ciao 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 ciao!